Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e emotive per la seconda parte di marzo. Come dico sempre, sono letture generali, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare anche il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il mio indirizzo email nel caso voleste contattarmi e trovate anche il link di un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche emotive per la seconda parte di marzo 2022. Ok, abbiamo gli amanti e la giustizia. Wow! Energia molto forte, direi, perché la carta degli amanti mi parla di quello che è un amor proprio, mi parla di quello che è anche probabilmente in alcuni casi il dover effettuare un qualche tipo di scelta, perché abbiamo anche la giustizia dietro e quindi sì, potrebbe proprio essere che si parli di quello che è un tagliare, quello che non serve più per riuscire ad arrivare ad un equilibrio, mi verrebbe da dire. Oppure per qualcuno potrebbe anche fare riferimento al fatto che per giustizia divina finalmente arriva un po' di equilibrio a livello emozionale, a livello emotivo, no? Che potrebbe essere sia diciamo all'interno della coppia, sia anche se non avete nessuno, magari è una sorta di equilibrio che arriva a voi perché riuscite, come dire, a fare un lavoro su quello che è l'amor proprio. Qui abbiamo: fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati, quindi fate attenzione ai segnali. Poi abbiamo: perdona e impara, se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. E qui, avendo anche la carta degli amanti che fanno riferimento all'amor proprio, potrebbe essere che c'è qualcuno che ha avuto un qualche tipo di problemuccio, diciamo così, in passato che ancora non si è riusciti a perdonare o a perdonarsi. Wow! Fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato e qui vediamo gli amanti. Wow, ma Sagittario, ma che bello! Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo queste carte qui per voi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si parla nello specifico. Però comunque fidanzamento può parlare sì di quello che è un fidanzamento, diciamo così, a livello ufficiale, quindi con l'anello, o anche semplicemente al fatto che magari stavate vivendo una relazione un po' lì, così, che non sapevate bene da che parte andasse, e invece adesso prende piede, nel senso che si sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Magari se prima era una cosa un pochettino più leggera, può darsi che adesso ci sia, wow, ci sia quello che è diciamo un avanzamento di livello. Allora, cominciamo con un 7 di coppe, con un 3 di coppe. 7 di coppe potrebbe parlare di quelle che sono le possibilità o potrebbe anche parlare di quelle che sono le illusioni, quindi andiamo a vedere poi dopo nello specifico, spiegando con gli altri tarocchi di che cosa si parla. Poi abbiamo un 8 di spade, un 2 di bastoni e un 9 di bastoni. Il 3 di coppe mi parla di quello che è una sorta di, se vogliamo, anche riunione tra gli amici. Potrebbe parlarmi di quello che è un reincontro, se vogliamo, magari con qualcuno che non vedete da tempo. Comunque è un'energia, diciamo così, di celebrazione, è un'energia positiva, comunque parla di quello che è un farfessa, come se ci fosse un qualche cosa da potrebbe anche proprio essere una cerimonia. Abbiamo poi l'otto di spade, e l'otto di spade parla di quelli che sono i pensieri un po' malsani, se volete, che si fanno, i pensieri autoboicottanti, quelli un po' tossici, quelli circolari che non danno tanto respiro, se vogliamo, ok? E perché siete in questa fase? Dopo lo andiamo a vedere.
probabilmente perché dovete imparare, ma scusate, perdonare. Dopo lo andiamo a vedere, andiamo a spiegarlo meglio. Il 2 di bastoni mi dà da pensare che facciate un attimino fatica a guardare al futuro, probabilmente con questa persona o probabilmente da soli, dipende da quale sia la vostra situazione personale. Comunque c'è una sorta di, se vogliamo, reticenza o se vogliamo difficoltà proprio a programmare, a pensare nel lungo periodo, mi verrebbe da dire, ok? Il 9 di bastoni parla di quello che è un atteggiamento difensivo che avete, o che probabilmente avrete, potreste avere, diciamo così, inerente a un qualche tipo di paura, un qualche tipo di colpo, di ferita che vi portate ancora dietro, ma dal passato, però non sento che sia una cosa di poco tempo fa, ok? È una cosa ancora vecchia, magari potrebbe essere che avete sofferto per qualche cosa e avete imparato ad erigere queste barriere che adesso non riuscite più, se vogliamo, a buttare giù. Abbiamo anche un bellissimo 10 di pentacoli che parla comunque di quello che è un raggiungimento, è un 10, quindi parla di un compimento, della fine di un ciclo. Mi parla anche di quello che è un'abbondanza finanziaria, di qualcuno che magari vi dà un aiuto. Guardate come finiamo! 3 di pentacoli e ruota della fortuna, bellissimo! Bellissimo perché il 3 di pentacoli mi parla di quello che è il prendersi un qualche tipo di responsabilità, di diventare consapevoli del fatto che ce la si può fare da soli. E poi, dulcis in fundo, abbiamo la ruota della fortuna che parla di grandi cambi. Di nuovo è un 10, avevate un 10 anche qui, quindi chiusura di un ciclo, apertura di un ciclo nuovo e poi soprattutto, essendo una ruota della fortuna, parla di cambi drastici, repentini e fortunati. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento al fatto che sia un periodo, diciamo, buono per magari giocare, ehm, farsi qualche giocata, diciamo così. Allora, il 7 di pentacoli è spiegato da un 9 di, scusate, 7 di coppe è spiegato da un 9 di coppe e da un asso di coppe al contrario. Sento che c'è qualcuno che così sta bene lì dove sta. È in una fase di appagamento con questo 9 di coppe e non ha nessunissima intenzione di innamorarsi, mi verrebbe da dire, o di iniziare qualche cosa di più profondo, se magari già aveste qualcuno che state frequentando, però comunque sì, la questione è che non vi va di mettere in ballo il cuore, state bene lì così come siete. Andiamo a vedere il 3 di coppe di che cosa mi parla. 8 di pentacoli e 5 di bastoni. Ancora una carta per l'8 di pentacoli. L'eremita. Sì, c'è qualcuno che non ha voglia di battibecchi, non ha voglia di dover chiarire, non ha voglia di sprecare energie, mi verrebbe da dire. Ok? L'eremita parla proprio di quello che è una necessità di fare un lavoro interiore. È come se si volesse stare da soli con se stessi, non si ha più voglia probabilmente di reincontrare gente. Magari in questo momento siete in una fase dove è necessario per voi stare in mezzo a della gente, vedere delle persone, ma in realtà non è quello che volete. Andiamo a vedere l'otto di spade, per piacere, grazie. Andiamo a vedere questi pensieri, a che cosa fanno riferimento. Re di coppe e il sole al contrario. È come se qui ci fosse qualcuno che vorrebbe esprimere il proprio amore, ma per certi versi non può. In altri casi fa riferimento al fatto che c'è talmente tanto ruminio mentale che si è un po' slegati, se vogliamo, da quello che è il proprio stato emotivo, il proprio lato emotivo, il proprio bambino interiore. Mm. Andiamo avanti, vediamo di che cosa parla il 2 di bastoni. Ok, abbiamo una giustizia e ce l'avevate già anche qui. Il 4 di pentacoli e il carro. È come se, pensando al futuro, doveste fare un qualche sorta di ingiustizia. O potrebbe essere che non volete tagliare qualche cosa, appunto del passato per andare avanti,
perché siete attaccati ancora a un qualche tipo di materialità, un qualche tipo di atteggiamento, ma qui la necessità è di dover scegliere da che parte andare. Ok? Di nuovo, gli amanti parlano di scelta, la giustizia parlano di tagliare quello che non serve più. Quindi potrebbe essere che la lettura è improntata, diciamo, a questo tipo di impronta, se vogliamo, ok? E anche qui, per il grande amore vale la pena compiere i passi che vengono indicati. Può darsi che sia necessario, per trovare questa armonia di cui parlano gli amanti, può darsi che sia necessario tagliare un qualche tipo di cosa. Va bene, andiamo a vedere il 9 di bastoni, per piacere, grazie. 6 di coppe e 7 di spade al contrario. E il 6 di coppe parla di quello che è, se vogliamo, un sogno, un amore di tipo platonico, un amore da fiaba. E qui sento che il colpo di cui parla il 9 di bastoni è riferito a qualche tipo di bugia, a un qualche tipo di furto, a un qualche tipo di violazione, mi dicono, che vi è stata fatta. E quindi c'è questa sorta di atteggiamento difensivo, ok? È un po' come se vi avessero illuso, oh scusate, è un po' come se vi avessero illuso per certi versi con il 7 di coppe. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, per piacere, grazie. È come se qui qualcuno si fosse reso conto che non era come si sognava, fondamentalmente. Allora, il 10 di denari è spiegato dal Papa al contrario del 5 di pentacoli. Di nuovo, il 5 di pentacoli fa riferimento a una perdita. Allora, se il 10 di denari parla di quello che è il compimento, la famiglia e tutto quanto, io qui sento che c'è un qualche tipo di... mi parlano di eredità, può essere, che non si è riusciti ad arrivare. Cioè è come se ci fosse un qualche cosa, è come se ci fosse stata un qualche tipo di distribuzione, sento, che vi ha in qualche modo deluso. Per altri versi fa riferimento al fatto che questo tipo di unione con il Papa al contrario ancora non arriva. Ma vi ricordo che qui avete fidanzamento, quindi aspettatevelo. Magari non è adesso, magari è tra un po'. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli, per piacere, grazie. Spiegatemi il 3 di... grazie. La morte al contrario e l'imperatore al contrario. Di nuovo, qualcuno crede di non essere in grado di fare qualcosa, ma io vi dico che voi lo siete. Il 3 di pentacoli parla proprio di questo, parla proprio di una persona che è completamente in grado di fare i cambi che c'è bisogno di fare. La morte è al contrario, va fatto questo taglio, o sì, avete la giustizia, lasciatevi indietro quello che non serve più. Andiamo a vedere la ruota della fortuna, per piacere, grazie. Abbiamo un cavaliere di spade e il giudizio. Allora, da un lato potrebbe essere che c'è qualcuno che si rifà vivo dopo tempo, e potrebbe essere questo cavaliere di spade. Dall'altro potrebbe essere che semplicemente vi arrivi quello che è l'illuminazione con la carta del giudizio, che abbiate quello che è proprio la chiamata di tipo divino e che diventiate determinati in riferimento a quello che voi volete raggiungere. Che sia il fidanzamento, che sia il matrimonio, che sia un qualche tipo di riappacificazione magari in una relazione familiare, perché qui comunque la famiglia c'è. Sì, quello che sento è che dovete focalizzarvi su dove volete andare. Lasciate indietro quello che non serve, perché vi state comunque attaccando a un qualche cosa che vi impedisce di andare avanti, ok? E sento che potrebbero essere proprio un po' la zona di comfort e un po' queste illusioni dell'inizio. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cos'altro hanno da dirvi.
Una carta per gli amici del Sagittario, per piacere, grazie. Wow! Amore! Quindi la carta degli amanti parla anche di quello che è l'amore incondizionato, come dice questa carta. Autoamore, ovvero amor proprio, che è quello di cui ho parlato io all'inizio, passione, affetti e attrazione. Non so dove mettervi questa carta, ve la appoggio qui. Quindi parliamo di quello che è un miglioramento dal vostro punto di vista, direi proprio dell'amor proprio. Ok? È come se iniziasse a darvi un valore. State mettendo delle barriere difensive o comunque state ponendo dei limiti. E io sento che, ripeto, poi avete la ruota della fortuna alla fine della lettura, quindi una carta più bella non vi poteva capitare. Le cose cambiano, o riceverete una telefonata, una notizia, oppure siete voi che avrete questa illuminazione che farà sì che le cose, insomma, in qualche modo cambieranno. Ok? Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere un like, potete condividere, potete commentare o anche iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!